La meccanica distintiva del Combat System di Mario e Luigi Fraternauti alla carica è costituita dalle spine. Ognuna fornisce uno specifico bonus che può aggiungere effetti secondari all'attacco oppure aiutare nella difesa. La particolarità è che utilizzando più spine combinabili tra loro si incrementerà il bonus ricevuto. Non tutte le spine sono predisposte a combinarsi tra loro, quindi potrebbe risultare difficile trovare quali siano quelle giuste per formare combinazioni, ma ci sono alcune spine nate appositamente per sinergizzare con altre, e tutte le combinazioni ruotano attorno all'utilizzo di queste spine particolari che sono le prime disponibili nel gioco. Esplosione, che se seguito correttamente un salto o una martellata genererà un'esplosione che danneggerà i nemici vicini. Sorpresa di ferro, che se eseguita correttamente fa cadere una palla di ferro sul nemico attaccato, ed extra attacco, che permette di eseguire un salto o una martellata aggiuntivi. Le spine che si prestano bene a essere combinate con le tre di base sono quelle denominate specialità e quelle di stato. Le spine specialità sono 5 e garantiscono il colpo critico rispettivamente a nemici volanti, con Aculei, Scognozzi, Bowser e Company e infine Solantium. Le spine di stato sono invece 3 e oltre ad aumentare i danni inflitti con un salto o una martellata, garantiscono rispettivamente la possibilità di stordire, incendiare o congelare un nemico. In questo video vi mostrerò tutte le combinazioni che si possono generare con ognuna di queste spine e soprattutto le migliori da utilizzare per rovesciare le sorti della battaglia a vostro favore. Ma prima di procedere potete supportarmi con semplici azioni come lasciare un mi piace o, se siete nuovi, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Iniziando da Esplosione, la prima spina di base che si fabbricherà nel gioco, essa può essere combinata con qualsiasi spina specialità per dare origine a un attacco che risulterà critico per tutti i nemici della specialità selezionata che si trovano nelle vicinanze di quello attaccato. Essa è particolarmente utile quando ci sono numerosi nemici dello stesso tipo sul campo di battaglia. La seconda combinazione deriva dall'unione della spina Esplosione con qualsiasi spina di stato che provoca un'onda d'urto che può causare un'alterazione di stato a tutti i nemici colpiti. Nel migliore dei casi è possibile far propagare l'alterazione a tutti i nemici circostanti. Una combinazione interessante è unire la spina Esplosione con se stessa, infatti ne verrà sbloccata un'altra identica dopo aver creato 17 spine. Se normalmente l'onda d'urto colpisce solo i nemici nelle vicinanze, in questo caso colpirà tutti i nemici. Quest'ultima combinazione si può abbinare perfettamente alle due precedenti per ottenere risultati ancora più potenti. Se si combinano due spine Esplosione con una qualsiasi spina specialità, il danno critico sarà esteso a tutti i nemici e non solo a quelli vicini al nemico colpito, mentre se si abbina a qualsiasi spina di stato, la possibilità dell'alterazione si propagherà a tutti i nemici visibili a schermo. Passando alla seconda spina di base, Sorpresa di Ferro, anch'essa può essere combinata come esplosione con qualsiasi spina specialità in modo da estendere il colpo critico oltre al salto o alla martellata anche alla palla chiodata che cadrà. Sempre come esplosione può essere combinata con le spine di stato per estendere la possibilità di infliggere quell'alterazione di stato anche al colpo della palla chiodata. La spina Sorpresa di Ferro può anche combinarsi con se stessa con una seconda dello stesso tipo che si sblocca sempre dopo aver creato 17 spine per incrementare la potenza della palla chiodata che cadrà alla fine dell'attacco. E quest'ultima combinazione, come è facilmente immaginabile, può essere abbinata alle due precedenti per ottenere risultati ancora più spettacolari. Se si combinano due spine Sorpresa di Ferro con una specialità, al già ingente danno della grossa palla chiodata sarà pure garantito il colpo critico, mentre se si combinano con una spina di stato, anche la grossa palla chiodata avrà l'opportunità di infliggere l'alterazione di stato. Per quanto riguarda la terza ed ultima spina di base, Extra Attacco, essa può essere combinata come le prime due con le spine specialità per garantire il critico anche al colpo bonus.
A differenza dei casi precedenti, combinando extra attacco con una spina di stato non si ottiene alcun effetto aggiuntivo, poiché il calcolo della probabilità del malus inflitto sul nemico avviene al termine dell'intero attacco e non ad ogni colpo. La spina extra attacco è inoltre l'unica tra le 3 di base a non possedere un duplicato e non potendosi combinare con se stessa è possibile garantire solo un attacco bonus per turno. Le precedenti spine di base, oltre a combinarsi con le spine specialità o quelle alterazione, possono anche essere combinate tra loro per ottenere effetti ancora più sorprendenti. Se si combina esplosione con sorpresa di ferro, cadranno su tutti i nemici colpiti dall'onda d'urto delle palle chiodate, risultando particolarmente utile quando si affronta un gruppo numeroso di nemici. Questa combinazione può essere ulteriormente potenziata aggiungendo un'altra spina esplosione che estende le onde d'urto a tutti i nemici e un'altra spina sorpresa di ferro che incrementa il danno delle palle chiodate. In questo modo è possibile infliggere ingenti danni a tutti i nemici e l'effetto è ancora più devastante se si aggiunge una spina specialità o di alterazione. Combinando esplosione con extra attacco si genereranno più onde d'urto, amplificando quindi l'effetto base della spina. Anche questa combinazione può essere potenziata aggiungendo un'altra spina esplosione che estende il danno a tutti e spine specialità o alterazione per incrementare l'attacco. Se si combina invece sorpresa di ferro con extra attacco, aumenteranno le palle chiodate che cadranno sul nemico. Anche questa combinazione può essere potenziata aggiungendo un'altra spina sorpresa di ferro, in modo che le palle chiodate che cadranno saranno più potenti, e sublimando il tutto con spine specialità o alterazione. Oltre alle combinazioni a 2 è possibile unire anche tutte e 3 le spine di base, quindi esplosione, sorpresa di ferro ed extra attacco, per far sì che dopo un attacco aumentino non solo le onde d'urto ma anche le palle chiodate che cadranno. È possibile perfezionare il tutto aggiungendo gli altri 2 duplicati esplosione e sorpresa di ferro, in modo che vengano colpiti tutti i nemici con palle chiodate ancora più potenti. In alternativa si possono utilizzare gli slot liberi per spine specialità o alterazione. Le spine specialità, oltre a poter essere utilizzate singolarmente sulle specifiche tipologie di nemici, possono essere combinate tra loro nei casi in cui i nemici appartengano a più categorie, al fine di incrementare i danni inflitti. Ad esempio, sul Petalanti Solantium si può utilizzare sia la specialità volante che quell'Isolantium, e maggiore il numero di effetti sovrapposti, maggiori saranno i danni inflitti. Per quanto riguarda le spine alterazione, oltre a poter essere usati indipendentemente, ci sono alcune combinazioni interessanti tra di loro. Combinando la spina attacco stordente e quella attacco incendiario, un tornado fiammeggiante aumenterà i danni inflitti. Se si combina attacco stordente con attacco congelante, sarà un tornado di ghiaccio a comparire e ad aumentare i danni. Attacco incendiario e attacco congelante, anche se non si combinano tra loro, mantengono separatamente i rispettivi bonus di fuoco e ghiaccio. Se infine si combinano tutte e 3 le spine alterazione, quindi attacco stordente, incendiario e congelante, apparirà un tornado esplosivo che aumenterà notevolmente i danni inflitti. La miglior combinazione difensiva, che garantisce di sopravvivere anche agli scontri più difficili, è composta da immunità, che permette di sopravvivere ad attacchi potenti con un punto vita, fungo automatico, che utilizza automaticamente un fungo quando si ha poca salute, bis strumentale, che fa usare un altro oggetto identico a quello appena utilizzato, strumento restituito, che restituisce lo strumento appena usato, e strumento potenziato, che offre la possibilità di ricevere un boost alle statistiche. Combinando insieme tutti questi effetti, anche subendo il più grande attacco da parte di un nemico, si rimarrà con un punto vita, si utilizzeranno automaticamente 2 funghi per ripristinare la salute senza che vengano consumati, e si potrà anche ottenere un boost alle statistiche. E se non si ha paura di perdere gli strumenti più rari nell'inventario, si può sostituire la spina bis strumentale con recupero automatico, in modo che venga scelto automaticamente lo strumento migliore da utilizzare in base alle condizioni attuali. Questa è la combo difensiva migliore di sempre, che consente di resistere anche alle battaglie più ardue senza il minimo sforzo.
Analizzate tutte le principali combinazioni, sia offensive che difensive, disponibili in Mario e Luigi Fraternauti alla carica. Come piccolo bonus vi consiglio di utilizzare sempre, se sono cariche e se avete prese disponibili, le 3 spine di carica, contatore carica che ricarica del 50% le altre spine che state usando, assorbi utilizzi che si consuma al posto di un'altra spina e ricarica rapida che riduce il tempo di ricarica del 50% quando una spina si consuma. Esse possono anche essere combinate insieme, massimizzando il numero di volte che potete utilizzare le rimanenti spine e facilitandovi gli scontri di conseguenza. Se avete altre combinazioni secondarie interessanti da consigliare, fatemelo sapere pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per non perdervi le ultime novità sul mondo Nintendo potete seguirmi su tutti i miei social con i link presenti in descrizione, e potete trovare anche il mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte sui videogiochi. In sovrimpressione potete vedere i miei ultimi contenuti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!